Benvenuti Alchigliani. Raramente abbiamo parlato di videogiochi o temi inerenti ad essi, ma sono abbastanza sicuro che, se nominassi la trilogia di Dark Souls, sarebbe un nome almeno familiare a molti di voi, visti i numerosi omaggi al Berserk di Kentaro Miura, che per tanti anni è stato uno dei cavalli di battaglia di Alkill. Proprio come fu per il video di Bloodborne, che avete apprezzato, ma che per motivi di copyright è andato perduto, oggi tocca ai fumetti di Dark Souls essere messi a giudizio. Proprio come per Bloodborne, infatti, anche qui abbiamo una serie di 5 volumi, scollegati fra loro e acquistabili in un pratico cofanetto. Ma prima di farlo, vediamo di parlare un po' della fonte originale, per far comprendere a tutti di cosa stiamo parlando. Piccola premessa, io amo Dark Souls, una saga che seguo fin dal 2013 su PlayStation 3. Li ho giocati tutti e finiti innumerevoli volte, in alcuni casi anche con qualche piccola challenge. Questo semplicemente per dirvi che so di cosa sto parlando, almeno io. Comunque, i Dark Souls sono dei giochi di ruolo d'azione, ambientati nelle decadenti terre di Lordran, Drangleic e Lothric. Reami sempre più oscuri, ricchi di non morti, mostri corrotti e uomini maledetti. I giochi, famosi per la loro difficoltà elevata, ma quasi mai ingiusta, offrono infinite possibilità di personalizzazione, rendendo le avventure sempre differenti e divertenti. Chi conosce i titoli ricorda bene la soddisfazione di superare alcuni ostacoli nella prima avventura. Uno degli elementi principali dei titoli è il non detto. Un mondo ben costruito racconta la sua storia in silenzio, dice Hidetaka Miyazaki, l'autore dei giochi. La storia di Dark Souls è raccontata in modo anomalo. Il nostro personaggio arriva a fatti compiuti, quando il mondo è marcio e prossimo alla fine. La storia del mondo non è raccontata in modo tipicamente lineare, ma attraverso descrizioni di oggetti, frasi criptiche messe in bocca agli sventurati personaggi che troveremo e dai nemici che ostacoleranno il nostro cammino. Insomma, parliamo di una serie di giochi che per un motivo o per un altro ha catturato l'attenzione di tantissimi giocatori. Un tempo il mondo era grigio e desolato, abitato soltanto da draghi eterni e arcialberi titanici. Poi, d'improvviso, venne il fuoco e con esso il tempo iniziò a scorrere. Vita e morte, luce e buio, caldo e freddo, la disparità. Nel fuoco essi trovarono 3 anime intrise di potere. Gwyn, il Lord della luce solare, Hysalit, la strega del fuoco, Nito, il primo dei morti, e il nano furtivo, così facilmente dimenticato dalla storia che trovò nel fuoco qualcosa di diverso, un'anima oscura. Gwyn, Nito e Hysalit affrontarono i draghi in una guerra per la supremazia del mondo. Un conflitto logorante e lungo che vide Gwyn trionfare grazie al tradimento del drago albino, nato diverso e geloso dei suoi congiunti. E così, per eoni interi, il mondo degli dei di Gwyn prosperò. Le civiltà degli uomini colonizzarono il mondo e il regno della luce visse la sua epoca d'oro. Ma i castelli, gli imperi e a volte persino gli dei vengono sconfitti dallo scorrere del tempo. Niente è eterno, nemmeno il fuoco primordiale brucia per sempre. La fiamma inizia a spegnersi. 1000 anni dopo, in una cella lontana, un non morto maledetto si alza. Con questo incipit, Dark Souls è pronto a stregare, affascinare e catapultare il fruitore in un mondo senza speranza. Non importa quali scelte faremo, quali bestie affronteremo, gli antichi dei sono morti, dimenticati o fuggiti, e del fuoco non restano che fredde braci. Riusciranno i fumetti di Dark Souls a reggere il confronto? Questo non è un video come gli altri, questo è uno sfogo.
perché poche volte mi sono sentito truffato da un fumetto come in questo caso, perché poi lo vedremo nel dettaglio. In questi volumi di Dark Souls c'è poco, se non nulla, nella maggior parte dei casi. George Mann, l'autore della maggior parte di questi volumi, sembra aver preso i concetti che superficialmente caratterizzano Dark Souls, ma mai la sostanza. In Dark Souls ci sono demoni, ma non sono solo mostri generici. Sono precise creazioni della culla del caos, nata dagli errori di Hysalit. In Dark Souls ci sono i draghi, ma sono una precisa razza quasi estinta ancor prima dell'inizio del gioco, con caratteristiche definite. I non morti pure. La loro esistenza ha a che fare con gli albori del mondo, con il segno oscuro e con quel nano furtivo dimenticato. Insomma, la lore di Dark Souls è magica e precisa nel suo essere criptica. Non si tratta di generici concetti dark fantasy utilizzati a casaccio, cosa che invece sembra essere stata fatta in questi fumetti. Non aspettatevi nemmeno i luoghi iconici della serie. Queste storie sono ambientate tutte in terre inedite, anche senza scomodare Lordran con le sue ambientazioni iconiche. Nella mitologia di Dark Souls è pieno di regni mai esplorati e di cui abbiamo solo sentito informazioni distanti, come Catarina o Astora. Anche per i personaggi non aspettatevi di ritrovare i soliti volti noti. Dimenticate Lautrec, Soler o Artorias. In questi volumi abbiamo nuovi eroi, di cui ho già dimenticato ogni singolo nome dalla prima lettura, avvenuta solo 3 mesi fa. Forse sono un po' cattivo, ma badate bene, non sono dei brutti fumetti. Artisticamente sono molto gradevoli, tant'è che mi hanno ricordato alcuni set più oscuri di Magic. Le storie raccontate potrebbero essere carine, ma l'intera operazione sarebbe stata molto più onesta se fossero semplicemente presentati come fumetti ispirati a Dark Souls e non come i fumetti di Dark Souls. Insomma, qualora vi venisse voglia di acquistarli, sappiate che, per la maggior parte, sono graziosi fumetti dark fantasy che nulla hanno in comune con la saga videoludica, ma direi che è il caso di vederli più nel dettaglio. Il primo volume si intitola Il respiro di Andalus. Chi è Andalus? Oh, ma certo, il drago Andalus. Il drago Andalus che soffiò il fuoco sulla terra di Ishra appositamente per portare l'era del fuoco. Il drago Andalus ed il suo fuoco. L'intero primo volume gira attorno alla leggenda di questo drago e alla sua fiamma ormai sopita, desiderosa di ripristinare il mondo. Saraffira, una classica guerriera dal passato misterioso che si butterà all'avventura insieme a un losco veggente chiamato Aldrich, che no, non è lui per chi conosce i giochi, è solo un tipo. E a proposito di tipi, in questo volume vediamo anche nei flashback un tipo vestito da Soler che non è Soler, perché questi sono i fumetti di Dark Souls. Evviva! Comunque, questo volume è proprio la più classica delle avventure fantasy. 1000 nomi impronunciabili, draghi, mostri arrabbiati e via dicendo. Oltretutto, questo volume possiede anche una prefazione di Sabako no Maiko, che cerca in tutti i modi di salvare il salvabile. Il secondo volume, dal titolo Il gelido abbraccio, presenta qualcosa di un po' più originale, se non altro, ed è quello che a un certo punto della lettura mi ha fatto dimenticare che fossi arrabbiato per l'operazione di marketing. È ambientato in una terra gelida, che richiama tantissimo il mondo dipinto di Ariamis. Nel volume seguiamo lo sfortunato Andred in una ricerca quasi berserkiana di un guerriero senza nome, che l'ha sconfitto e privato della sua spada, la Piro Lama. A questo aggiungiamoci una fanciulla in pena dalla natura misteriosa, Lady Parteia, una bianca dama dalla pelle pallida, e otterremo un'avventura niente male. In alcune vignette vediamo anche un gargoyle della campana, un cavaliere d'argento, un demone di titanite e uno spettro oscuro di Petitelondo. Ovviamente senza contesto o approfondimento, perché questi sono i fumetti di Dark Souls. Il terzo volume si intitola Le leggende della fiamma ed è quello su cui sinceramente ho meno da dire. Non perché sia brutto, ma perché è composto da tanti piccoli racconti di una manciata di pagine sconnessi fra loro per lo più.
Ovviamente sono in linea con quanto già visto in precedenza. Unica nota: ogni storia è disegnata da un autore diverso, quasi. Questo porta a una varietà di stili ed esperimenti pazzesca, che rendono il volume molto carino da sfogliare. Però parliamo davvero di piccoli incipit narrativi di 5 pagine al massimo, difficili da giudicare, con quasi metà del volume dedicata a sketch, extra o variant cover. Il quarto volume si intitola L'età del fuoco ed è quello che più mi ha fatto allo stesso tempo gioire e infuriare, perché incredibile ma vero, nelle serie a fumetti di Dark Souls abbiamo dei fumetti su Dark Souls e non vagamente ispirati. Allora si poteva fare, perché aspettare il quarto volume per farlo? Ad ogni modo, in questo volume siamo finalmente davvero a Lordran, in un'epoca che va dalla battaglia contro i draghi passando per il regno di Gwyn, fino al decadere dell'Era del Fuoco, il tutto con protagonista un cavaliere d'argento, chiamato Archon, che per errore ricevette il titolo di Ammazza Draghi. Un soldato non può contraddire il suo sovrano, anche quando egli sbaglia. Con il peso di sentirsi un impostore, Archon vaga per Lordran affrontando il suo destino, cercando di dimostrarsi degno del suo titolo, servendo i regni della luce. Questo volume è semplicemente perfetto. Abbiamo sulla scena tantissimi personaggi storici della saga, il drago albino, Artorias, Gwyn e altre leggende del gioco, oltre ad aggiunte inedite ma perfettamente coerenti con l'ambientazione, come il Messo, una creatura nata dalla fiamma del caos. Se tutta la serie fosse stata fatta in questo modo, il video di oggi avrebbe un sapore diverso. Non condanno le aggiunte originali, anzi mi piacciono queste storie che sembrano quasi fanfiction su figure minori o personaggi comuni del mondo d'origine. Questo volume dimostra che si poteva fare di più, anche con gli altri della saga. Il quinto e ultimo volume si intitola Il Re Salice e riprende il concetto di Signore dei Tizzoni introdotto in Dark Souls 3, non morti, che riescono a vincolare la fiamma per impedire all'oscurità di avanzare e che vengono riportati in vita per farlo una seconda volta, senza entrare troppo nel dettaglio. Lo scopo del gioco principale di Dark Souls 3 è andare a recuperare questi signori dei tizzoni che non sono proprio propensi a fare lo stesso sacrificio 2 volte. Il fumetto riprende questo tema e ovviamente in un'ambientazione originale. Crea un signore dei tizzoni, ovvero Utrell, il re salice, che piuttosto che vincolare il fuoco una seconda volta si rintanerà in una necropoli pregna di orrori. Ad andare a stanarlo ci penserà il gruppo di protagonisti, un vero e proprio party di personaggi eccentrici, ciascuno con i propri obiettivi e le proprie motivazioni. Anche questo volume non è malissimo. Almeno riprende un concetto importante introdotto nella trilogia e aggiunge personaggi eccentrici che, se non altro, ricordano quelli degli NPC presenti nei giochi. Tirando le somme, questi fumetti di Dark Souls sono una mezza presa in giro. Dei giochi che amiamo hanno poco e nulla, restano validissimi sotto il profilo artistico e se intesi come semplici fumetti fantasy vagamente ispirati ai titoli di Miyazaki, funzionano. Forse sono stato un po' duro in questo video, ma trovo sempre di cattivo gusto quando si sfrutta un nome famoso e celebre per vendere qualche copia in più, soprattutto quando il quarto volume della saga ci ha dimostrato quanto si poteva fare bene davvero, con poco di più. Ora vi chiedo, avete letto questi fumetti? Avete intenzione di recuperarli dopo questo video? Oppure siete appassionati della serie di giochi? Fateci sapere. Beyond the Hole.